Ieri pomeriggio siamo arrivati in questo paesino, Nenana. Ci siamo spostati da Fairbanks per scendere verso sud, verso Anchorage. Abbiamo deciso di fermarsi nel primo punto che abbiamo trovato, un paesino di 500 anime, carinissimo, con tutte le casettine in legno tipiche così, la libreria, la biblioteca comunale con wifi gratuito. Questo è il motivo per il quale ci siamo fermati a dormire proprio nel suo parcheggio senza che nessuno ci dicesse niente. La cosa troppo buffa che abbiamo scoperto è che questo paesino, che attualmente si chiama Nenana, fino a qualche centinaio di anni fa si chiamava Tortella, vero? Tortella. Come te, tortellina! Dove mi porti? Lero, dove ti porto? Allora, dunque, Nenana è a qualche chilometro da un altro villaggio che si chiama Haley, che è quasi all'entrata del Parco Nazionale di Denali. Il parco è organizzato in questo modo: con i mezzi propri si possono visitare solo le prime 15 miglia del parco, quindi indicativamente circa 23-24 km, forse 26. Dopodiché bisogna parcheggiare per forza. Non è la strada che buchi. Sì. E se vuoi proseguire la visita del parco veramente all'interno del parco, devi prenotare, usufruire e pagare per un servizio di autobus che ti porta a fare appunto il giro del parco, che fra le altre cose quest'anno anche con l'autobus del parco se ne può visitare soltanto la metà. E questo è niente, perché il prezzo dell'autobus è $30 a persona. E quindi l'ingresso non lo paghiamo? Non lo paghiamo perché abbiamo una tesserina annuale, perché altrimenti sarebbe $15. Quindi quello che noi faremo è cercare di fermarci nel parcheggio alla fine dei 15 km che sono consentiti da guidare con i mezzi privati, e poi una volta andati al Visitor Center chiaramente ci faremo dare delle mappe, vedere di fare almeno una bella camminata, sperando di vedere qualcosa. Il parco dice molto bello, però chiaramente ti dicono che la parte più bella casualmente è quella chiusa. No, è quella raggiungibile solo se prendi il pullman da $30 a persona, casualmente. Siamo fermati un attimo qui durante il trasferimento da Fairbanks per arrivare al Denali National Park, perché c'è diciamo, è diventata una triste attrazione ed è il famosissimo Magic Bus numero 142,
perlomeno è una replica del famosissimo bus che attualmente è custodito nel Museo dell'Università del Nord di Fairbanks. Come diceva Sere, il film è quello di Into the Wild, è la storia di Chris McCandless, un ragazzo di 20 anni che fra il 90 e il 92, dopo aver venduto le sue appartenenze, ha cominciato questa vita nomade in giro per tutti gli Stati Uniti, che sfortunatamente è terminata appunto qua a Hailey, qua vicino, a bordo di questo autobus, e le cause della morte sono state dichiarate come denutrizione, ovvero si è morto di fame. Andiamo a vederlo all'interno. Mamma mia, che tristezza però. Arrivati al Denali National Park e come di rito ci compete la foto davanti al cartello. Ed eccoci arrivati anche al Denali National Park Visitor Center. E come di consueto mi tocca tutta la trafila del timbro sul passaporto, adesivo, informazioni. Ma guarda che bello anche questo. Vuole la foto. Via, Visitor Center. Quindi siamo stati al Visitor Center, ci siamo fatti spiegare un po' di cose dal ranger, adesso siamo tornati al Chingon perché sono le 2 passate e quindi probabilmente la sera mi proporrà la classica insalatina, dopodiché ci studiamo un attimo i Depliant che abbiamo preso per fare il programma di azione probabilmente per domani mattina, anche perché adesso si sta alzando il vento e le previsioni sono che potrebbe piovere nel giro di un'oretta, un po', e poi rimanere nuvolo. Adesso la sera sicuramente si sta preparando a un'altra operazione molto importante. Io devo mettere l'adesivo, altro che preparare da mangiare adesso. Devo mettere l'adesivo dell'orso di Denali. Scusa. Avanti, mettiamo l'adesivo dell'orso di Denali. Mi raccomando le bolle. Sopra o sotto che cammina? Sotto che cammina. Che bello! Poi non si dica che mangi sempre solo insalata, eh?
Che te manderesti in prigione un innocente. E quindi cosa passa al convento? Ti farò vedere cosa passa al convento. Mi stupisci con effetti speciali? Sembra una scatola di cornflakes quella lì. Riso. Che c'hai da dire? Guarda No, che piattino. parliamone, che prelibatezza che mi ha fatto mia moglie oggi. Non fare tanto lo spiritoso. No, allora facciamo una cosa. Fai l'inquadratura. Vabbè. E poi chiediamo ai nostri amici di scrivere nei commenti cosa è secondo loro. Ma è il riso con le lenticchie al sugo stile indiano. Hai avuto paura che qualcuno scrivesse qualche cosa altro, nei commenti? Non ho avuto paura, sono sicura dei miei piatti, caro. Quindi cosa sarebbe, scusami? Ho detto che è il riso indiano con lenticchie. E allora io cosa ti devo rispondere? Namaste? Bravo. Namaste. Io ho visto in questi giorni dei post sui gruppi di Facebook di amici, colleghi camperisti con delle piattate di pasta così. Cioè, Ma siamo in Italia, tipo sono in un Italia. chilo di pasta di spaghetti o cose del genere. Non me li fate quei post, perché poi io ci patisco, ci sto male. Che pazienza, ragazzi, che ci deve con questo vecchietto. Dove ti porto? Visto che guido sempre io. Ma portami un po' dove ti pare, ma prendi qualche decisione ogni tanto, forza, mi tocca sempre decidere a me dove andare. Sei fortunato che ti lascio fare sempre tutto quello che vuoi, altro che... Pronto per farti questo giretto in downtown? Prontissimo. Che non vorrei che poi chiudessero tutti tra mezz'ora. Niente di più le 4. E qui, nonostante il sole praticamente ormai non tramonta mai, però le attività alle 4 sono già tutte sprangate. Oggi pomeriggio ce la prendiamo comoda, poi andiamo a cercare un posto dove fermarci allora per la notte e domani veniamo a visitare il parco. Vediamo se in un giorno, in 2, vediamo un attimo. L'unica cosa è che per domani hanno dato brutto tempo, mentre invece oggi è un po' mezzo e mezzo, ma ormai è troppo tardi per fare i trail, le camminate che vogliamo fare. È stato bello il centro, però adesso stiamo tornando di corsa al Cingon perché sta iniziando a piovere bello forte e non promette niente di buono. Buongiorno Cicci. Buongiorno. Com'è? Da stress. Sei pronta? Per? Come per? Ma come per? Ma lo dovresti già sapere.
Stamattina andiamo a visitare il Parco Nazionale di Denali. Ma la strada è sempre budubum, 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 budubum. Sembra di guidare il rumore della ferrovia, sai, del treno, no? I vecchi treni così sulle rotaie, così tutto il tempo. Comunque sono prontissima, guarda, avevo già l'enciclopedia in mano per leggere di Denali. In realtà, vedi? Siamo da poco entrati dentro al parco qui di Denali e adesso stiamo percorrendo le prime 15 miglia della strada, che poi sono quelle che si possono percorrere autonomamente col proprio mezzo, perché poi al 15° miglio c'è un parcheggio dove iniziano dei trail per le escursioni e da lì in poi si può andare solo avanti con i pullman organizzati del parco. Speriamo di trovare anche il parcheggio al miglio 15, perché come il ranger ci ha detto ieri pomeriggio quando siamo andati a chiedere informazioni, lo spazio è abbastanza limitato e lui anche consigliava di prendere lo shuttle gratuito che c'è dal visitor center fino al miglio 15, però noi non volevamo privarci di fare questa strada con il Chingon e quindi speriamo di trovare il parcheggio. Siamo arrivati al 15° miglio dove c'è il parcheggio e dove forzosamente bisogna fermarsi e volendo si prosegue solo col pullman. Hi, morning, how you doing? We were wondering if there is like any availability in the parking. Yeah, there. so you are welcome to take a right and go down to the bottom loop around, and you can park on the right hand side. Okay. Also, Nick, there's a gray Subaru. They're getting out right now. I don't think that's a legit spot. Yeah. So if there's not space, over here, you might have to park at Mountain Vista. Right. You know where Mountain Vista is? Yeah, we saw that. Yeah, and then we have a free shuttle that leaves about every 15 to 30 minutes. Especially for these vehicles, it's much better if you park over there. Okay, but can we take a look anyway? I mean, You can first? take a look. Yes, you can take a look. All right, thank you. Okay. All right. Facciamo un tentativo in questo parcheggio, anche se si vede abbastanza dura trovare posto proprio per gli spazi limitati che ci sono. Nel caso contrario dovremo tornare giù un pezzo, parcheggiare nell'ultimo parcheggio disponibile sulla strada. Thanks a lot. Put the orange cones there because sometimes there's a massive water flow that comes through and Oh. you don't want vehicles damaged. I see. Okay, thank you very much, Ranger. No worries. Cioè,
Così o meglio? Sì, ma questo qui, il Ranger, era quello che ci aveva dato informazioni ieri al Visitor Center, che ci avevi parlato, che si vedeva già lì troppo disponibile. Ma così? Quindi è andata di lusso, O proprio meglio, l'ultimo pole posto position. disponibile del parcheggio, altrimenti saremmo dovuti tornare indietro. Too many days in the darkness without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat, head pulled down over your eyes. Every part of you wants to surrender, darling. In questo primo sentiero per il momento l'unica cosa che abbiamo visto sono dei gran scoiattolini che però sono troppo veloci per riuscire a essere ripresi. Spend less time in your head. With every star, we are born again. Open your heart. Spend less time in your head. E pensare che invece, come fauna locale, i 6 avvistamenti più frequenti in questa zona sono gli orsi grizzly, le alci, i caribù, gli scoiattoli barra marmotte, i lupi e la volpe rossa. You will grow to be tall, staring out over miles of land without it, but wanting to build up walls. Lift me up in your branches, we can watch the sunrise. Just a couple of bruised up souls that believe. We're going to throw it all the way back to 1917. The park was established. There were 0 employees and 0 visitors. But other things were happening in the park here. Something called the Gold Rush. The leader is the most important spot in the dog team. The leader not only needs to keep the team going, and you can see right at the end, a little bit of tomfoolery happening. So you can imagine a dog that was maybe a little bit less motivated to drive forward. How far do you think I would have gotten? Probably nowhere. So and last but certainly not least, the all reliable, literally my leader every single time I do this, Coco. No problem at all. Old hat. Salutiamo anche Denali National Park e ci dirigiamo di nuovo a sud. Bella questa zona di tundra, guarda che pianori incredibili, laghi, montagne all'orizzonte, bellissima, una delle più belle che abbiamo visto fino adesso.
Allora, lungo la strada verso sud abbiamo trovato l'indicazione di questo Denali North View, che sembrerebbe essere un campground barra day use, eccetera eccetera, e qua c'è scritto campers registers here, camping fee, e poi c'è cancellato e c'è scritto use of campsite between 6 p.m. and 9 a.m., quindi fra le 6 del pomeriggio e le 9 del mattino, requires registration and payment of fees, però è cancellato. Adesso vado a leggere meglio, perché qui fra le altre cose il posto sarebbe anche carino, voglio dire, da stare. Vediamo un attimo se c'è scritto qualche altra cosa, perché qui deposit fee envelopes vuoto, ma vieni, tac. E io dico che questo qua è a gratis, ma di molto a gratis. Andiamo a vedere. Allora, adesso lo guardiamo per bene. Lì dietro ci sono dei van parcheggiati. Però secondo me è a, come si dice, a babbo. A babbo, esatto, a babbo. Lero. Andiamo a dare un'occhiata. Bello, fra le altre cose, asfaltato, con bagni. Che posticino ci siamo trovati? Perché non ci sono neanche zanzare qua stasera. Brava Sere, mi hai portato proprio in un bel posticino mentre io schiacciavo la mia pisola. Sì, poi si è anche aggiustato il tempo. Stasera guardiamo il tramonto? Sì, perché è proprio qua davanti. Così, guarda. A mezzanotte siamo qua così. Bene, ottimissimo. Anzi, ci facciamo anche un aperitivo. Potremmo mettere il fornellino qui sopra. E cucinare il salmone senza pericolo che arrivi l'orso. Allora, stasera si cucina all'aperto con il nostro fornellino americano per non impuzzolentire troppo il cingon. Quindi fornellino fuori, blue torch per accenderlo e salmone dell'Alaska in padella qua, super campground. Ceniamo dentro perché se no fuori ci sono miliardi di zanzare. Non vogliamo rischiare la pelle con le zanzare. Il sangue più che altro, perché le zanzare ci succhierebbero tutto il sangue. Bene, buon appetito ai nostri amici dall'Alaska con salmone a chilometro zero.